Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, una nuova prova di Power Station questa volta diciamo abbastanza grossa, un modello interessante, me l'avete chiesto in tanti, mi avete chiesto proverai mai la Fossibot F3006, ho aspettato un po' di tempo, adesso in realtà è già un po' che ce l'ho, ho avuto tempo di testarla per bene, perché alla fine me la sono procurata per portarla sul canale. Attenzione perché oltre alla Fossibot F3006 proverò anche poi, e ho già, la F2004, quella un po' più piccola, un po' più portatile. Anche se questa grossa F3006 viene molto pubblicizzata e spinta come Power Station portatile. Portatile per come viene concepita, perché? Perché ha le ruote, perché ha un manico estraibile, un trolley integrato, diciamo, ha due grossi maniglioni, però è pesante, quindi portatile sì, però chiaramente bisogna movimentarla in due. Fanno vedere anche che la utilizzano molto sui camper e potrebbe in effetti essere una buona soluzione. Vi do prima le caratteristiche principali. Allora, parliamo di una Power Station con un'uscita sul 230-220 volt di 3600 watt continui, quindi faremo poi un po' delle prove, proveremo a caricarla, a vedere anche come regge gli spunti per capire se la potenza in uscita è veramente sostanziosa. Ha un accumulo molto grande, ha 3840 Wh di batteria di accumulo, LiFePO 4, quindi allineata con tutti gli altri prodotti della categoria, ultima tecnologia ad oggi disponibile sul mercato, i soliti 10 anni di garanzia tra virgolette per un funzionamento ottimale fino all'80%. I cicli di ricarica che non si capisce mai, a volte sono 3000, a volte 4000, comunque viaggiamo su quelle cifre lì. E quindi abbiamo questi quasi 4 kW di accumulo che sono parecchi. Loro per peso, dimensioni e capacità di accumulo e tutto la paragonano subito al EP500 Pro, che sapete ho recensito per bene, uso tutti i giorni, quindi andate a guardarvi anche quel video. È vero che è più piccola, però è anche vero che ha 1 kW in meno di batteria, anche qualcosa in più, e ha una componentistica diciamo più semplificata. Questo perché? Perché abbiamo un solo ingresso del solare, quindi per il fotovoltaico, fino ad un massimo di 2000 watt, su connettore XT, quello giallo ma quello grosso l'XT90, come tensione ricarica da 12 a 160 volt, quindi se dobbiamo collegare dei pannelli, siccome lei gestisce una corrente di ricarica fino a 20-25 ampere, possiamo fare delle serie, dei paralleli, perché abbiamo un unico ingresso e dobbiamo cercare di arrivare a quei 2000 watt o almeno il più vicino possibile per caricarla come si deve, anche perché poi 4 kWh di batteria, se pensate di ricaricarli con un pannellino da 200 watt, capite bene che diventa arduo il compito. Un'elettronica più semplice perché oltre ad avere un solo ingresso solare non abbiamo cose particolari. Intanto non abbiamo la ricarica wireless, che effettivamente non viene usata molto, però qualche altro prodotto ce l'ha, questa non ce l'ha. Non abbiamo nessuna gestione smart, quindi nessuna app né col Bluetooth né col Wi-Fi, è una macchina fatta per prenderla, portarla in giro. Vi farò vedere che per scegliere ad esempio quanto caricare dalla rete a 230 volt quando attaccate la spina ha un pomello da girare, semplicissimo, meccanico, poi in realtà va a lavorare elettronicamente, ma fate tutto da lì. Non abbiamo la possibilità di fare altre personalizzazioni perché l'unica è quella di quanto deve caricare, che secondo me è furba come cosa. Penso proprio all'utilizzo quando magari si arriva in piazzola dove abbiamo delle linee dedicate limitate, a volte da 3 ampere, da 6 ampere, con un utilizzo immediato di questa manopola potete scegliere a quanto ricaricare. Però è anche vero che non potete personalizzare nulla, non avete la possibilità di gestire dei timer, delle accensioni remote eccetera, dovete usare tutti i comandi fisici sulla macchina. Questo però ha permesso anche di ridurre i costi, ne parleremo a fine video, ma è una macchina che costa relativamente poco. Ora, bando alle ciance, i dati grossi ve li ho dati, passiamo prima alla fase dello spacchettamento, poi facciamo un po' di test. Macchina importante, imballo importante, doppio imballo, quindi scatola dentro scatola, apriamo anche la seconda. Una bella protezione superiore, una sacca personalizzata con tutti gli accessori, dentro troviamo la macchina imbustata con i due maniglioni, chiaramente per tirarla fuori, avendo un certo peso magari fatevi dare una mano. Ok, macchina che arriva con ruote,
sulla parte anteriore ha un appoggio, quindi per muoverla bisogna alzarla per spostarla avanti e indietro. In questo modo non è scomoda da muovere. Tra l'altro i due maniglioni hanno anche questa copertura in tessuto gommato che facilita nella presa. Lato sinistro scritta, ventola per la reazione, lato destro con un'altra scritta e un'altra ventola. Sul lato posteriore abbiamo un pulsante con una luce e uno sportello con le connessioni. Abbiamo la connessione ingresso 230 volt, il connettore per l'ingresso dell'MPPT e l'interruttore di protezione da sovracorrente. Questa qua sotto non è una griglia ma è solo un effetto della plastica. Davanti abbiamo il display, tutte delle altre connessioni che adesso vedremo meglio. Sulla parte superiore abbiamo solo la scritta e questo piano che può tornare utile al limite per appoggiare qualcosa. Ma sulla parte frontale c'è un dettaglio non trascurabile, ossia da qua sotto fuoriesce un trolley che ci consente di trasportarla molto più agevolmente della maniglia dove bisogna chinarsi. È un trolley fatto con due parti di scatolato a scorrimento in ferro, ha un po' di gioco però comunque c'è e può essere molto comodo per il trasporto. Vedete che nonostante il peso assolutamente diventa molto pratica da spostare, da trasportare, chiaramente passando da un pavimento a un altro, perché alzarla diventa invece un'operazione complicata, quasi impossibile per una persona. Ora cerco di metterla a banco così la guardiamo meglio. Allora, adesso che ce l'abbiamo a banco vi faccio vedere meglio la parte posteriore con le connessioni, la luce. Qui invece abbiamo tutta la parte frontale, quindi il display, questa manopola che è un selettore per regolare da 400, 800 a 1200 a 1600 a 2200, ha dei click su ogni posizione. Abbiamo poi la parte di accensione delle USB, quindi due tipo A Quick Charge 3.0, 3 USB-C Power Delivery da 20 watt e una USB-C Power Delivery da 100, pulsante d'accensione generale, parte DC con il pulsante per l'accensione della parte DC dove abbiamo due connettori 12 volt da 5,5 3 A, una 12 volt da 10 A protette da comodo sportello e un'uscita 12 volt e 25 A con il connettore XT60. Questa è una cosa che normalmente non troviamo. Tutta la parte AC dove abbiamo tre asciugo, non hanno il singolo sportello ma c'è lo sportello per tutte e tre. Passiamo un attimo agli accessori. Allora, abbiamo questa comoda sacchetta con questi agganci che servono per ancorarla qui sopra alla maniglia per portarcela in giro attaccata con tutto il suo kit di cavi quando la spostiamo in modalità trolley, quindi non dobbiamo tenere la sacchetta in mano, ma hanno pensato a questa accortezza con questo gancio per attaccare la sacchetta sulla parte superiore e non dimenticare nulla a casa. Sacchetta da notare completamente stagna perché vedete che la cerniera va a passare sopra questa gommina e quando è chiusa è assolutamente impenetrabile. Questo perché? Perché con Fossibot abbiamo anche la possibilità di lasciare questa unità all'esterno. Abbiamo questa comoda copertura che è sia termica che sia di tenuta all'acqua, ok? Serve per coprire la Power Station e per isolarla soprattutto dal freddo. Poi abbiamo cavo accendisigari, connettore quello grosso per l'ingresso MPPT, quindi per ricaricarla da accendisigari, cavo ingresso sempre MPPT con l'ingresso stringa MC4, cavo che è di buona fattura e un 14 AVG. La parte terminale viene separata con positivo e negativo, mentre la parte iniziale è inglobata in un unico cavo. Cavo di ricarica 230 volt con spina asciugo, danno anche un cavo USB a USB-C e poi abbiamo la torcia Fossibot ricaricabile tramite porta Type-C, quindi la possiamo caricare col cavo in dotazione. Viene data anche questa con torcia sulla parte lunga, 3 intensità, lampeggiante o torcia sulla parte frontale, 3 intensità o lampeggiante, quindi doppia funzione. Chiaramente possiamo anche usarle tutte e due contemporaneamente. Questa è una luce molto fredda, singolo LED, questa è una luce più naturale con una striscia di LED. Qui abbiamo il manuale della torcia e il manuale della macchina, con anche tutta la sezione in italiano. Ok, mettiamola subito in carica così vediamo come si comporta il selettore. Luce posteriore che ci aiuta in caso di manovre in questa zona. Possiamo accenderla, risponde la Power Station con un impulso sonoro, metterla in modalità emergenza o spegnerla, ma questa luce funziona solo se la Power Station è accesa. Attacchiamo la connessione di ricarica
Ad ogni azione corrisponde sempre una risposta sonora. Vedete che si è attivato la spia che indica la ricarica da corrente con anche la scritta Supercharge. In questo momento sta caricando a quasi 400 watt. Se la portiamo a 800 sale a 800 watt effettivi, vedete, quasi precisa. Stessa cosa 1200, idem con patate 1600, e per chiudere in bellezza alla massima corrente con 10 A 2200 watt. Chiaramente scende anche il tempo stimato per la ricarica. Ora la lascio caricare tutta, la metto al minimo a 400 watt. E vedete che scende graduatamente, quindi non fa un cambio troppo brusco che può essere comunque non di beneficio per la fase di ricarica in sé delle batterie. Anche se passate da 2200 a 400, vedete che ha un calo progressivo. Questa cosa non è da sottovalutare. Mentre la facciamo caricare vi parlo di quelle che sono le reali dimensioni. Parliamo quindi di un'altezza totale alla maniglia di 48 da pavimento, un ingombro totale da maniglia a maniglia che è 60 e un ingombro da ruota a ruota, che è la parte più larga, di 32. Quindi con queste tre misure avete l'idea esatta di quanto spazio può andare ad occupare. Vedete che qua abbiamo le ventole che non sono ancora partite, molto probabilmente impostando la ricarica a 10 A partirebbero, ma sicuramente le vedremo partire durante tutte le altre prove che faremo. Perfetto, macchina carica, vi dico che non l'ho usata per circa 2 o 3 settimane perché non avevo tempo di fare il video, l'ho lasciata carica senza ingresso collegato alla rete e la macchina l'ho trovata ancora al 100%, quindi anche questa macchina, se la lasciamo carica come backup di emergenza da una parte, se è completamente spenta non ha un autoconsumo. Ora l'ho accesa, siamo al 100%, accendiamo la parte AC. Si accende la spia, viene segnato display l'uscita alternata e facciamo subito la prova fase neutro. La prova bifasica per vedere se esce con 2 fasi o fase neutro. Vedete che sulla fase abbiamo la luce che si accende, sul neutro abbiamo la luce che si accende, quindi è una macchina che esce bifasica quando è completamente isolata dalla rete. Proviamo a collegare la rete. Va in ricarica, mi lampeggia l'ultima parte anche se la macchina è carica. Sulla fase vedete che abbiamo una luce molto più intensa adesso perché non c'è più il neutro, quindi una macchina che è collegata alla rete esce a fase neutro. Vediamo se c'è l'inversione in base a come colleghiamo la spina di ricarica. Esatto. Questo, come succede sulle altre power station, in base a come collegate la spina potete avere la fase corretta o sbagliata in uscita. Questo è da verificare. Se vi capita che magari quando è alimentata per esempio la casa dalla power station vi rimangono dei led accesi eccetera, vuol dire che avete la fase neutra al contrario, quindi o girate la spina collegata alla rete o dovete girare le spine collegate in uscita. Cosa vuol dire avere fase in uscita? Vuol dire che collegata ad un impianto domestico, ad esempio alcune caldaie, la maggior parte, potrebbero andare in blocco e non accendersi, e tendenzialmente i dispositivi che hanno bisogno del neutro potrebbero avere dei problemi. Stessa cosa, avevamo fatto un video dedicato, in caso di uscita fase non funzionano i differenziali di protezione, ma lì avevo anche spiegato come fare. Test fase neutro superato, nel senso che almeno quando è connessa alla rete esce fase neutro, quando è isolata abbiamo un'uscita bifasica, 2 fasi da 110. Per la stragrande maggior parte dei dispositivi non è comunque un problema. Ok, andiamo avanti con i test. Controlliamo ad esempio che tensione abbiamo in uscita, se l'hanno impostata per 220 o 230 volt. Usciamo a 232 volt, quindi valore perfetto, né troppo bassa né troppo alta. Ok, nel frattempo io con questa linea da 2,5 ho collegato tutta questa parte di casa mia, quindi quello che stiamo adesso vedendo come luce, quello che sto utilizzando come corrente, arriva direttamente dalla power station. Abbiamo adesso in uscita 230 watt di utilizzo e sono scollegato dalla rete elettrica. Provo un secondo a ricollegarmi, vi faccio vedere anche come si comporta il display, perché adesso abbiamo solo l'uscita alternata attivata. Non so se avete percepito questo leggero sfarfallio di quando ho collegato la rete. Adesso vedete che mi dà la connessione alla rete e sta caricando a 220 watt perché l'ho impostato al minimo. Stacco la spina così vi faccio vedere il tempo di intervento in modalità UPS. Ok, sono solo 10 millisecondi, però in alcune condizioni ho notato che
avete visto con la luce tende un attimo a spegnersi, e questo potrebbe anche capitare con alcuni elettrodomestici. Da qui in poi lavoriamo con la rete scollegata. Inizierei a fare qualche test per vedere questi 3600 watt se riusciamo a erogarli senza problemi. Ho già fatto un test a casa, il solito test che faccio col microonde, non ho avuto nessun problema. Ora, oltre i 230 watt in uscita, proviamo a collegare una pistola termica da 2000 watt. Ok, a 2000 non ci arriva, ma vedete che riesce ad alimentarla senza problemi. Me ne procuro un'altra. Questo è un phon da 1400, attacco anche lui, quindi ora siamo a 1500. Attacchiamo anche la pistola termica, non la metto al massimo, saliamo poi gradualmente. 2.9, 3100, 3200, 3003, vado al massimo, siamo in questo momento a 3300 watt, la macchina non fa una piega, vedete che parte la ventola, infatti si sente. A few moments later. Ok, sentite le ventole, da questa parte sulla sinistra ci sono due ventole che girano e che fanno passare il flusso d'aria che esce dalla parte di destra. L'ho fatta girare un bel po', l'ho tenuta sempre a 3400 watt fissi e non ha battuto ciglio. Vedete che è scesa la percentuale, siamo già al 66%, le ventole pian piano stanno rallentando finché non si fermeranno completamente. Possiamo quindi staccare il phon e la pistola termica, il cavo stesso iniziava a diventare tiepido. Vedete che le ventole pian piano rallentano, però quando viene tanto caricata in uscita, ma farà la stessa cosa anche in ingresso, giravano veramente forte. Ora pian piano sta ritornando in condizioni normali, quindi stanno rallentando. Ok, le ventole intanto si sono fermate, vi faccio vedere una condizione particolare, ossia la partenza allo spunto del compressore che ho installato qua sotto, che è un ABAC da 3 cavalli, che normalmente con le Power Station da 3 kW qualche volta mi ha dato dei problemi. Provo a farlo partire, vediamo anche che spunto viene a display. Ok, siamo rimasti al buio, è andata in blocco, vedete che mi ha spento l'uscita C. Quindi torna comoda la torcia portatile, riattiviamo l'uscita C, torna la luce, siamo di nuovo operativi. Purtroppo quel compressore ha uno spunto altissimo, con quel compressore ho spesso dei problemi sulle Power Station, però calcolate che è un 3 cavalli. Siamo tornati operativi, siamo al 66%, abbiamo comunque visto che non ha nessun problema a sopportare dei carichi anche superiori a 3000 watt, praticamente potete alimentarci qualsiasi cosa che non sia un compressore come questo, una pompa di calore da 10 kW, poi chiaramente questi aggeggi qua, anche se vi permettono di utilizzare magari mobilità, saldatrici eccetera, è sempre consigliabile non utilizzare dispositivi come le saldatrici su macchine inverter, che possono essere queste o altre della stessa tipologia. Perfetto, siamo arrivati al 66%, giusto per prova, ma sicuramente non avremo problemi, utilizzare una USB Type-C attivando la parte NDC. Vedete che compare l'icona della parte NDC, possiamo attaccare un telefono con ricarica rapida come il mio Blackview, parte in ricarica rapida senza problemi, non viene indicato il consumo solo della parte DC, ma va a sommarsi a quella che è l'uscita in watt insieme alla parte AC. Se io spengo, vedete che scendiamo, stava effettivamente caricando a circa 20-25 watt, che è una delle modalità di ricarica rapida, ad esempio di questo smartphone, direttamente su una Type-C Power Delivery. Già che ci siamo, lasciamolo caricare. Abbiamo provato un po' di roba in uscita, adesso proviamo, oltre alle ricariche in ingresso con la parte AC, proviamo con il 12 e con il fotovoltaico. Iniziamo con il cavo accendisigari in dotazione. Vedete che viene notificato l'ingresso, me lo dà come ricarica auto perché è in bassa tensione a 12 volt, però vedete che la ricarica è veramente bassa,
nel senso che si attesta sui 100 watt, che mediamente è il massimo che riusciamo ad avere come ricarica su impianti a 12 volt. Avevo fatto anche un video per installare un convertitore 1248 dove questa potenza in ingresso sul 12 diventa automaticamente da 100 a circa 330-350 watt. Viaggiando a 12, collegandoci direttamente alla presa accendisigari, non possiamo caricare a più di 100 watt. E capite bene che caricare 4 kW con 100 watt ci andrebbero circa 40 ore. Ora, cavo MC4 in dotazione XT90 maschio femmina positivo negativo, collego la mia stringa numero 2 con i 3 pannelli da 400 watt, sono le 11:55 di una buona giornata di sole. Vedete che appena abilito la stringa mi notifica sempre con il suono che c'è un ingresso, parte l'MPPT che sale anche in questo caso graduatamente. In questo momento i pannelli mi stanno rendendo circa 800 watt, chiaramente non gliene frega niente dell'impostazione del selettore perché riguarda solo il 230 volt, ma possiamo utilizzarlo comunque perché quando usate come ricarica sia il fotovoltaico che l'ingresso da rete AC potete gestire al massimo una ricarica totale di 4200 watt. I 2000 che possono entrare dal solare potete abbinarli ai 2002 che potete selezionare col selettore. Succede che se lo metto al minimo e lo imposto a 400 e vado a collegarmi alla rete, vedete che va a sommare gli 800 che avevo del fotovoltaico più i 400 che ho preso dal selettore. Dopo un po' di tempo parte anche il raffreddamento con le due ventole laterali, non gira al massimo come prima, ma comunque tende a raffreddare in fase di ricarica. Da 1200 se alziamo a 800 dovremmo finire a circa 1600 tra fotovoltaico e rete, sempre con un innalzamento progressivo, vedete che si stabilizza e via dicendo salendo di potenza riguardo la rete. Tolgo la rete, torna a caricare solo con gli 800 watt del fotovoltaico e basta, non abbiamo altre impostazioni, non abbiamo la possibilità di dare delle priorità, delle percentuali minime eccetera. Lei quando c'è un ingresso fotovoltaico prende tutto quello che può, quando c'è un ingresso di rete prende quello che impostiamo dal selettore. Bene, ho cercato di darvi un po' di dati, farvi vedere come funziona. Abbiamo visto che ha praticamente passato tutti i test gravosi del caso, funziona bene usando chiaramente un fotovoltaico in ingresso, un test veloce delle porte USB eccetera, quelle per fortuna vanno sempre. Cosa devo dire di questa macchina? Non so per chi è indicata, sicuramente per persone che sono meno avvezze alla tecnologia, quindi che non hanno bisogno di smanettare con app, firmware, modifiche eccetera. La prendi, la attacchi, funziona già, decidi a quanto caricarla. Quel pomello non mi è piaciuto tantissimo perché lo reputo delicato e molto esposto, quindi fate attenzione nel caso prendete questa Power Station, però si rivela veramente fruibile in molte condizioni. Soprattutto funziona bene, non possiamo dire nulla. Per portarvela in giro è impegnativa, ma comunque è fattibile e avete un grosso accumulo, quello è importante. Parliamo di soldoni, una macchina che ho trovato come miglior offerta sul sito Geekmal, potete comprare tranquillamente. Adesso vedo se riuscirò a scroccare qualche codice sconto, ma vi lascio i link e tutto in descrizione. Una macchina che comunque normalmente portate a casa con 1800 euro, 1799. È un ottimo prezzo per una macchina così grande, sia se pensate di portarvela in giro, sia se volete piazzarla come macchina fissa a casa. È chiaro che il limite dei kilowatt in ingresso può darvi dei problemi perché magari non riuscite a caricarla, però se riuscite a produrre anche solo un vero kilowatt buono, la caricate senza problemi perché mediamente quelle 5-6 ore di produzione giornaliera ce le abbiamo e potrebbe essere una valida alternativa anche in casa, soprattutto perché collegata alla rete esce fase neutro, come tutte le Power Station collegate direttamente al 230, e in casa non avrete problemi a utilizzare nessun dispositivo. In caso di blackout avete 4 kW di accumulo, che non sono pochi, può avere diversi utilizzi. Una macchina di sostanza mi è piaciuta. Io, sapete, sono rivenditore di un altro marchio, ma se provo un altro prodotto che comunque è valido ve lo devo dire. Chiaramente non ho dati di efficienza e durabilità, funzionalità, eventuali guasti nel tempo, perché non ho avuto modo di fare un test troppo lungo. Questo è tutto, se avete domande come al solito nei commenti, facciamo crescere il canale che non vi costa nulla, ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta, o se passate in negozio a Torino ci prendiamo un caffè. Ciao da Massi Dattoli!
ciao.